Buongiorno ragazzi dal Tigerista, oggi nuovo video prenatalizio di rosso vestito Babbo Natale style. Oggi di cosa andiamo a parlare? Oggi andiamo a parlare di Tiger Sport 660 della nuova nata a casa di Hinckley Triumph. Moto che sicuramente mancava per andare a fare concorrenza in quel segmento di mercato delle medie, diciamo cross, enduro, sport, turismo, diciamo che un po' di tutto. Accendo una lucetta che così forse mi vedete anche meglio. Che dire, una moto intelligente, sicuramente nata dalla base comune della Triumph Trident col motore 660 3 cilindri 12 valvole, peso 206 kg in ordine di marcia con telaio in acciaio e non con parti in alluminio, da qui il peso un pochettino sopra alla media, per esempio pesa di più rispetto al Tiger 900. Serbatoio 17 litri e 2, autonomia molto elevata, si parla di più di 400 km perché il serbatoio è da appunto 17 litri e consumo medio dichiarato di 4 litri e mezzo per 100 km, quindi grande autonomia. Moto facile, ovviamente una entry level per chi si approccia a queste moto appunto di piccola cilindrata. Per uno che ha già esperienza è una moto, direi che comunque è godibile, una bella posizione in sella. Praticamente dalla Trident hanno costruito tutta questa sovrastruttura che personalmente ha una firma luminosa anteriore che a me piace molto veramente, e hanno appunto applicato una forma semplificata, diciamo, sia per quanto riguarda la base elettronica di controllo trazione e gestione mappe. Qui abbiamo solo due mappe, Road e Rain. Visto la potenza di 81 cavalli direi che è la scelta giustissima. Forcella e monoammortizzatore Showa, posteriore regolabile in mi pare addirittura un 32 click di precarico appunto. Abitabile per il pilota, sicuramente una bella posizione di guida, molto eretta, manubrio ovviamente largo. Per il passeggero una sella un pochettino più ristretta, però beneficia di due bei maniglioni, personalmente mi piacciono molto. La cosa che a me ha colpito in assoluto di più, ed è l'unica Triumph ad avere questa cosa ad oggi che io ricerco sempre in ogni Triumph e spero sempre che arrivi, è l'attacco delle borse laterali finalmente integrate nel codone. Triumph ha fatto un bel lavoro perché sono proprio belle da vedere, belle e capienti, perché mi pare che siamo sui 31 o 35 litri addirittura l'una. Molto belle, viste dal vivo all'EICMA meritano veramente. Questo secondo me è un grosso plus di questa moto, che ricordiamo costa 8.900 euro nelle colorazioni blu e graffite grigia, che personalmente è quella che prediligo, 200 euro in più per quella rossa. La moto ha di serie un TFT che gestisce GoPro e connettività in scala ridotta, non è un TFT come quello che equipaggia le Tiger, quindi non abbiamo né il 5 pollici né il 7 pollici, è un TFT ridotto, forma circolare, molto carino, e visto il prezzo di acquisto direi che è un optional veramente giusto per la moto. Che dire, l'equipaggiamento è di tutto rispetto, il prezzo è in linea con le giapponesi. Kawasaki Versys in primis, sicuramente sarà quello l'obiettivo, andare a prendere quella fetta di mercato là, e poi comunque va a coprire una nicchia all'interno del mercato di Triumph che effettivamente mancava, perché non c'era una moto così, una diciamo entry level, però già abbastanza matura direi. Per quanto riguarda gommatura, circa da 17, 120 anteriore, 180 posteriore, le misure ovviamente sono quelle classiche. Esce di primo equipaggiamento con le Michelin, se non ricordo male, Pilot Road, grandi gomme per l'utilizzo 4 stagioni della moto, quindi per moto che non si fermano mai in teoria. Leva del freno regolabile, frizione non è regolabile, questa è una piccola caduta di stile probabilmente per mantenere il prezzo basso. Altresì per mantenere il prezzo basso un'altra soluzione è la soluzione dell'impianto frenante anteriore con i dischi da 310 ma flottanti. Vedrete ad un occhio attento che sostanzialmente il disco è fissato direttamente alle razze del cerchio e la pinza va a flottare, ma eventualmente la pinza flottante piuttosto che fissa la trattiamo in un altro video. Tirando le somme è una moto che secondo me
è molto centrata, cioè per il prezzo, qualità percepita tanta, perché appunto Adeikma mi ha ovviamente stupito. Non è una moto che io ad oggi comprerei, come sapete ho Tiger 900 GT Pro, però è una moto che sicuramente consiglierei anche ad un pubblico femminile. Secondo me il pubblico femminile, questa che viaggia ovviamente in moto, è una moto che può apprezzare particolarmente, perché la seduta della sella è a 835 mm. Tenete conto che la seduta base appunto della 900 GT nella configurazione bassa è appunto 830, quindi è il medesimo. Questo appunto ha anche un baricentro basso, dato anche dallo scarico appunto che resta sotto alla moto, e secondo me è una moto che anche a livello dinamico può dire la sua. L'ultima cosa che mi sento di dire, una cosa che appunto su Triumph ha avuto un bel focus sulle spese di gestione, tagliandi ogni 16.000, loro dicono che è la meno cara di tutta la categoria. Questo non so dirvelo se sicuramente sarà la meno cara, però sicuramente ne fa un grosso plus. Moto che non costa molto mantenere, ci stiamo avvicinando allo stile, diciamo una moto con uno stile Triumph, quindi uno stile ben riconoscibile, ma con dei prezzi di gestione e dei costi quasi da moto giapponese. Quindi direi che secondo me è un bel centro. Staremo a vedere se il mercato le darà ragione appunto. Ultimo capitolino, voglio ringraziarvi appunto per vedere i miei video, voglio augurarvi di cuore un buon Natale, buone feste a voi, ai vostri familiari, alla gente che vi sta intorno, e che dire, se vi è piaciuto il video ovviamente spolliciata, iscrivetevi, e per quanto riguarda quest'anno vi auguro un buon 2022 di moto ovviamente. Ciao ragazzi dal Tigerista, al prossimo video!